La torta Daniela è davvero molto buona, con una faccia al cioccolato e al rum spettacolari. E naturalmente la ricetta la spiega l'autrice, mia moglie Daniela. Quando ho voglia di mangiare cioccolato, questo è il mio dolce preferito. Come prima cosa sciogliamo il burro. Di burro ne servono 140 grammi. È molto pratico scioglierlo dentro il microonde a potenza minima. Ogni tanto controlliamolo perché il burro non deve bollire. Poi, come per ogni altro dolce, si provvede a imburrare la tortiera. Io ho l'abitudine di mettere anche una spolverata di farina che poi, diciamo, favorisce di staccare il dolce con più facilità. Prima di iniziare a preparare l'impasto si accende il forno. Io mi trovo bene a fare con il forno statico con 160 gradi con una cottura di 50 minuti. Per fare questo dolce occorrono 5 uova. Le uova vanno separate, si mette in una zuppiera l'albume e in una zuppiera il tuorlo. Poi si procede a montare gli albumi. L'albume monta bene con un pizzico di sale dentro, serve proprio per farli venire ben sodi. Si monta alla velocità massima finché l'albume non fa una schiuma ferma. Per vedere se è ferma basta provare a rovesciare il contenitore. Se l'albume non si muove vuol dire che è montato bene. Una volta montato gli albumi si procede a montare i rossi dell'uovo. Mettiamo dentro 180 grammi di zucchero e montiamo con lo sbattitore a velocità massima. Il tuorlo dell'uovo, quando è montato bene, diventa di colore giallo un po' più chiaro. Quando i tuorli sono ben montati si può mettere il burro che abbiamo fatto sciogliere in precedenza dentro il microonde. Ovviamente si continua a girare con lo sbattitore e poi si inizia un po' per volta a mettere la farina. Se uno la setaccia, come appunto ho fatto anch'io, è meglio. Poi lentamente si mette anche un po' di latte. Diciamo il latte più o meno deve essere sui 3/4 di un bicchiere, poi insomma giudicate anche voi in base anche a quanto ne necessita. Però è importante che l'impasto non diventi troppo liquido. Una volta setacciata la farina si mette una busta e mezzo di lievito. Io metto una busta e mezzo perché questa ricetta è per fare una tortiera di 26-28 cm di diametro. Mi trovo bene con un po' più di lievito, così viene lievitato bene senza troppi rischi. Se ovviamente farete una tortiera più piccola basterà una busta di lievito. Una volta finito di mettere farina e lievito si continua a mettere il latte finché diciamo la consistenza non è giusta. Come ultima cosa si incorporano gli albumi. Come sempre, se uno fa con il mestolo senza usare lo sbattitore è meglio perché l'albume si mantiene più montato e il dolce viene più soffice. Si deve fare un movimento dal basso verso l'alto e quando ci accorgiamo che è tutto perfettamente mescolato lo versiamo nella tortiera e lo mettiamo in forno. Prima di metterlo in forno, se abbiamo bisogno di livellarlo, non si deve mai battere la teglia perché altrimenti l'impasto si sgonfia. È bene dargli dei colpetti, farlo diciamo livellare da sé. Il tempo di cottura è 50 minuti, quindi prima di 50 minuti è bene non aprire il forno. Passati 50 minuti, se appunto ci sembra che sia bello sufficientemente gonfiato e un po' anche dorato, si prova ad aprire il forno, si fa la prova dello stuzzicadenti infilandolo nella parte centrale del dolce e se lo stuzzicadenti esce asciutto senza impasto appiccicato vuol dire che il dolce è cotto. Appena tolto il dolce dal forno si può procedere con il coltello seghettato da pane a distaccare bene il bordo del dolce dalla ghiera, poi si toglie la ghiera e si attende che il dolce sia abbastanza freddo.
Dopodiché possiamo sempre con lo stesso coltello da pane seghettato procedere a dividere in due il dolce. A questo punto si procede a sciogliere il cioccolato. Serve 200 g di cioccolato fondente, si mette in un pentolino con un po' di latte e a fuoco basso si procede a farlo sciogliere. La consistenza del cioccolato deve essere abbastanza, diciamo, fluida, quindi un po' di latte serve. Perché visto che deve inzuppare il dolce, come si vede appunto nel video, il cioccolato deve essere abbastanza liquido. Un'altra cosa da fare è la bagna. A me con il cioccolato come liquore mi ci piace molto il rum. Non sono amante di dolci molto alcolici, per cui faccio una bagna leggera, metto all'incirca tanto rum quanta acqua. Questa ovviamente è una cosa a gusto, fate insomma come di vostro gusto, da un punto di vista anche diciamo di quanto è forte, ecco. Una volta bagnate tutte e due le parti con il rum, si passa a mettere il cioccolato. Ovviamente è bene cercare di bagnare il più possibile la parte sotto e la parte sopra un po' meno, e essere anche poi molto rapidi a metterla, perché se si inzuppa troppo poi è complicato non farla rompere. Se vi avanza un po' di cioccolato può essere buono metterlo sopra un po', diciamo, a ricoprire come guarnizione estetica. Non è un dolce bellissimo da vedersi, ma vi assicuro che se amate il cioccolato è buonissimo. Prova questa ricetta e non te ne pentirai, ti piacerà di sicuro. Quello che puoi fare subito è lasciare un mi piace a questo video, io e Daniela lo apprezzeremo moltissimo. E se ti è piaciuta questa ricetta, potresti provare anche quella della torta al riso e cioccolato, una torta tipica toscana. Grazie per la visione e alla prossima, ciao!